Piemonte, Nugget Creek, stagione 1, puntata numero 6. L'oro non accenna a fermarsi, le nostre collezioni si stanno via via sempre più arricchendo. Dopo le prime prospezioni che potete vedere nelle puntate precedenti, siamo finalmente riusciti ad arrivare alla bonanza. Sostanzialmente il livello aurifero più ricco in assoluto abbiamo trovato qui in questo rio per ora. Troviamo delle pepite d'oro del peso complessivo di diversi decimi di grammo l'una, le quali sono veramente dei ritrovamenti importanti, in quanto questo rio, dato per sterile, ci sta donando enormi soddisfazioni. Quindi preparatevi ragazzi, perché in questa puntata vedrete un sacco d'oro. La nostra storia inizia ora. E buongiorno cercatori d'oro, benvenuti al mio canale se siete nuovi e bentornati invece se siete dei miei amici a tempo. Nel video di oggi siamo tornati al Nugget Creek, un fiume che recentemente ci ha dato molte soddisfazioni e diversi grammi in pepite d'oro. Inoltre, come avete già visto nelle scorse puntate, abbiamo già trovato anche probabilmente l'origine primaria dell'oro che troviamo poco a valle. Inoltre l'analisi del microscopio ha messo in evidenza e ha sottolineato come quest'oro vi sia all'interno una buona percentuale di argento, dato probabilmente dal colore che osserviamo sul verdognolo, e soprattutto vi è un'elevata presenza di quarzo, che purtroppo inficia moltissimo sul peso di queste pepite. Sostanzialmente il peso è minore di quello che immaginiamo nel caso in cui quella pepita fosse composta completamente da oro. Quindi quello che andremo a fare oggi è sostanzialmente scavare questo sedimento che vedete in questo momento fino al bedrock, cioè alla roccia madre dove si nascondono le pepite d'oro. Speriamo quindi di trovare un po' di oro da mostrarvi e man mano nel video vi andrò ad aggiornare su come va. Ora io e Luca stiamo cercando l'oro proprio a contatto con il bedrock. Dal punto di vista più pratico si intende questa roccia che vedete che al di sopra vi sono i sedimenti del fiume. Riconosciamo i sedimenti del fiume perché in questo contesto vedete sono dei ciottoli. Solamente lungo i fiumi o lungo i sedimenti antichi dove passavano dei fiumi vi sono questo tipo di ciottoli. In questo contesto i ciottoli vanno rimossi, viene pulito e lavato il substrato roccioso e, come sta facendo Luca, sta passando al vaglio i sedimenti alla ricerca dell'oro. Quindi è molto importante in questo contesto specifico fare la cosiddetta prospezione, e sopra il bedrock è assolutamente una delle posizioni migliori, più performanti. Quindi originalmente vedete che il bedrock è coperto dai sedimenti alluvionali. Una volta tolti, questa è la situazione. Qui le pagliuzze e le pepite potenzialmente si possono già trovare a vista. Inoltre è importante perché i sedimenti che adesso ho lavato nella fessura, cioè sostanzialmente questi, sono la crème della crème dove vi può essere l'oro. Questi sono dei piccoli consigli ma molto utili nel caso in cui anche voi vorreste trovare dell'oro, soprattutto lungo i fiumi montani, perché è lì che affiora il bedrock. Nel nostro caso noi ci consideriamo dei cercatori d'oro e infatti principalmente quello che ci occupiamo è della ricerca fine a se stessa. Spesso non abbiamo successo, spesso abbiamo a che fare con sedimenti sterili, sedimenti che sostanzialmente non ci danno nessuna soddisfazione, nessun ritrovamento. Il lavoro è molto faticoso e soprattutto lo studio che richiede è elevato, però alle volte, come in questo caso, può succedere che si trova la località giusta, e la località giusta si trova solamente facendo molta ricerca. Inoltre bisogna utilizzare le attrezzature giuste, nel contesto giusto e nelle modalità corrette. Ora voglio condividere con voi uno dei più importanti ritrovamenti che abbiamo fatto a Nugget Creek in questa stagione aurifera 2021. State a vedere.
Piatta, Sembra che sia stata piallata, guarda che roba. È bella, cazzo sia bella. Qua inizia a esserci soddisfazioni, Oh ragazzi, abbiamo trovato una bellissima pepita d'oro in canaletta. Adesso vi faccio vedere, penso che sia la più grande che abbia trovato qui al Nugget Creek finora, quindi sono molto emozionato. Torniamo ora alla nostra prospezione lungo la punta aurifera per cercare di trovare altre sorelle di questo fantastico ritrovamento. Comunque oggi c'è anche Giacomo dall'armeria nord-ovest di Torino, è venuto anche lui oggi a trovare con noi un po' di oro. Anche lui sta usando una canaletta del suo amico Julien. Ultimamente l'imbuto è diverso, sostanzialmente è la lamiera piegata, non è più saldata invece come la mia. Tappetino Dream Mat di cattura, molto carino, molto bello. Alla fine c'è anche un'evoluzione per quanto riguarda i strumenti di ricerca dell'oro. Tramite test, tramite soprattutto tante prove empiriche al fiume, si vanno a modificare gli strumenti per quello che serve. Nel nostro contesto in particolare si cercano pepite d'oro molto dense e pesanti, quindi queste canalette corte e strette sono utili perché si piazzano in fretta al fiume, trattengono bene comunque l'oro perché in questo contesto è un materiale denso, pesante e sono pepite. Però ragazzi ve lo sconsiglio per quanto riguarda invece le pagliuzze molto fini, dovreste lavare spesso comunque il tappetino di cattura. Comunque questa è la porzione cuore della nostra Pace Trick, abbiamo già però scavato qua e là, il bedrock è molto profondo. La mia idea è che potrebbe esserci dell'oro anche qua in questa fessura, sostanzialmente sono due massi appoggiati uno accanto all'altro. Ultimo cabasso della giornata, qui ho messo due canaline, una in seguito all'altra in serie. Voglio andare a fare un test con questa canalina rispetto all'altra, voglio vedere se in questo tappetino ci fosse l'oro sfuggito dalla prima. L'oro che troviamo al Nugget Creek è un oro molto denso, pesante, puro, ma comunque con all'interno del quarzo. E lavando grandi quantità di sedimento in canaletta si potrebbe perderne una parte. Vorrei capire quanto è questa parte, quanto pesa, che caratteristiche ha, e sperando di non trovarne assolutamente niente nella canalina valle, logicamente, perché sarebbe l'oro che ha perso la prima canalina. Cabasso finito, togliamo le canaline e vediamo i risultati. Iniziamo a lavare la canalina, quella con gli scarti. Non c'è proprio niente. La canaletta di cattura secondaria, quella che passa gli scarti, nessun risultato, neanche un puntino d'oro. Ciò non vuol dire che non ne ha perso, però diciamo che ci dà una buona indicazione che la maggioranza dell'oro è presente all'interno della prima. A sto punto in questo test direi tutto, dando per scontato che anche questa seconda non ne ha perso a sua volta, ma ne dubito proprio perché avrebbe almeno avuto un puntino all'interno, fosse passato dell'oro lungo la canaletta. Qualche bella pagliuzza, qualche granulo. Siamo arrivati purtroppo alla fine anche di questa giornata, di questa avventura. In ogni caso spero che vi siate divertiti con noi, la ricerca dell'oro anche in questo nuovo episodio al Nugget Creek. Come vedete ancora la Pace Trick continua a donare qualche soddisfazione. Prima di andare voglio ancora farvi vedere qualche immagine più ravvicinata.
a circa 20-40 ingrandimenti della pepita d'oro che oggi abbiamo trovato. Vi sarà ancora del quarzo all'interno? Lo scopriamo assieme. In ogni caso, se il video vi fosse piaciuto, un mi piace è sempre una mia grande soddisfazione. Nel caso in cui invece abbiate dei commenti, scrivete tutto qua sotto e vi risponderò nel più breve tempo possibile. Iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao ragazzi! Ma pensa, Stai cercando l'oro nei stivali? ancora capacitarmi su come posta una pietra finire da qua dentro. Ma guarda te. Comunque. Una pietra non si vale.